Ciao a tutti e bentornati su Celebrita dalla Turchia. Se vi piacciono le storie emotive sulle celebrità e i momenti veri dietro le luci dello spettacolo, ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanella e sostenere il canale con il tasto Unisciti. Quella di oggi è una narrazione drammatizzata a scopo di intrattenimento, ispirata alle personalità pubbliche dei protagonisti. Eppure, l'atmosfera, la tensione e il peso delle parole sono quelli di una giornata che nessuno avrebbe mai voluto vivere. Questa mattina non è iniziata come le altre nel mondo del gossip. Niente scatti scintillanti, niente aggiornamenti allegri, niente didascalie piene di emoji. Solo sirene che fendevano l'aria e immagini tremanti che rimbalzavano da un profilo all'altro sui social. In poche ore, tutto è cambiato, Demet Özdemir è stata portata in ospedale. Fotografie scattate fuori dal pronto soccorso hanno lasciato i fan senza fiato. Faceva fatica a stare in piedi, 2 infermiere la sostenevano, il viso era pallido, le labbra strette nello sforzo di non crollare. Una mano premuta sul ventre, come a ricordare a tutti quanto fosse delicata la sua gravidanza. Chi l'ha vista passare si è ammutolito all'istante. Era il silenzio della paura, il muto rispetto per un dolore che nessuno poteva davvero spiegare. Poi, quando ancora il brusio non si era spento, è arrivato un secondo colpo di scena. Non un urlo, non uno scandalo, ma una scossa emotiva. A pochi minuti dal ricovero di Demet, davanti all'ospedale è comparso Can Yaman. L'uomo che da mesi non parlava. L'uomo che, nel momento più vulnerabile, era sembrato sparire dalla vita di lei. E ora, finalmente, eccolo davanti alle telecamere. Non il solito volto sicuro, non il sorriso abituato a domare i titoli, ma un uomo con le spalle curve, lo sguardo basso, il respiro pesante. Sembrava rotto. Consumato da notti troppo lunghe e pensieri mai detti. Si è fermato nel corridoio esterno, tra i flash e le domande sovrapposte, e ha pronunciato parole che nessuno si aspettava: non posso più tacere. Non dopo oggi. Devo dire la verità. Le voci si sono smorzate. I microfoni si sono avvicinati ma nessuno osava interrompere. Nella sua voce c'era una vibrazione insieme di colpa e di urgenza. Ha ammesso che i problemi tra lui e Demet erano nati da lui. Ha confessato errori che hanno corroso la fiducia, ha detto di aver permesso alla paura e all'insicurezza di guidarlo, di averla lasciata troppo sola quando il mondo intero sembrava guardarla. Ha scandito una frase che ha gelato l'aria: ho fallito, e lei ne ha pagato il prezzo. Nel momento peggiore, quando Demet aveva più bisogno, lui si è allontanato. Non con una porta sbattuta, ma con quel tipo di assenza che taglia in profondità, l'assenza emotiva. Ha ammesso di averla abbandonata nei giorni in cui la sua gravidanza avrebbe richiesto attenzioni, protezione, gesti semplici e continui. L'ha lasciata a combattere da sola, mentre il rumore fuori cresceva e quello dentro di lei diventava insopportabile. Poco dopo è arrivato il comunicato dell'ospedale, freddo e stringato come sanno essere quelli scritti in fretta per calmare il panico. Le complicazioni erano reali e legate a un forte stato di stress. Non si parlava di dettagli, non si facevano ipotesi, ma bastava leggere tra le righe per capire che la fragilità di Demet non era un'invenzione di internet. La notizia ha attraversato la città, ha valicato confini, è entrata nelle case in cui ancora si parlava d'amore come se fosse un'armatura, e non una pelle che si può ferire. Poi è arrivata la domanda più difficile. Un giornalista, con il fiato corto e la penna già pronta, ha chiesto a Can cosa pensasse delle parole che Demet avrebbe confidato tempo fa, tra le righe di un'intervista: terrò il mio bambino. Can ha chiuso gli occhi un istante. Un respiro profondo. Quando ha riaperto lo sguardo, le sue pupille avevano una lucidità quasi dolorosa. Se ha scelto un'altra figura a cui affidarsi come padre, se ha sentito il bisogno di un diverso punto fermo accanto a lei, è perché io ho fallito con lei. Ha fatto ciò che pensava necessario per proteggere il suo bambino. Non l'ha accusata. Non ha provato a difendersi, né a riscrivere gli eventi. Si è addossato tutto: la distanza, i silenzi, quella reticenza a farsi vedere fragile che a volte diventa un macigno. Ma non era finita.
Perché il vero terremoto è arrivato con l'ultima confessione, quella che ha fatto tremare anche chi pensa di essere impermeabile a queste storie. La amo ancora. L'ho sempre amata. Ma l'amore non significa nulla se non sai averne cura. E davanti a tutti, per la prima volta, si è rotto. Non ha nascosto le lacrime, non ha cercato riparo in un fazzoletto o nella retorica. Ha lasciato che il dolore fosse quello che era, una resa senza trucchi. In un attimo, la clip è diventata virale. Rimbalzava di chat in chat, di bacheca in bacheca, con milioni di commenti che si dividevano tra l'empatia e il giudizio, tra la rabbia e la tenerezza. Dentro l'ospedale, l'aria era tesa come una corda. Il team di Dimet ha confermato con poche parole ferme che lei non desiderava vederlo. Adesso no. Non lo voglio qui. Una frase sussurrata, eppure pesante come una porta chiusa. I medici hanno approvato, ricordando a tutti che lo stress, in situazioni così delicate, non è un dettaglio, è un rischio. La priorità era una sola, chiara come la luce al neon, la stabilità di Dimet e del bambino. Ma le giornate che sembrano già scritte sanno sempre concedere un imprevisto. Dalla stanza d'ospedale è filtrato un breve video, pochi secondi rubati con un telefono, il tempo sufficiente per cambiare tutto. Qualcuno ha registrato l'istante in cui Dimet, distesa e stanca, ha sentito dal televisore nella stanza la frase di Khan, "La amo ancora". Nei primi fotogrammi si vede lei tentare di restare composta, la mano che cerca un fazzoletto, l'aria che le esce lenta dalle labbra. Poi, quando quelle parole arrivano, non c'è più una barriera. Le lacrime scendono piano, senza un singhiozzo, come qualcosa che finalmente trova la strada per uscire. Era il pianto di chi ha tenuto duro troppo a lungo, il pianto di chi non sa più a chi credere, ma sa che il proprio cuore, lì, sta dicendo la verità. Quel video ha piegato il dibattito. I commenti che fino a un minuto prima indicavano un colpevole hanno rallentato. Di colpo non c'era più il buono e il cattivo. C'erano due persone intrappolate in una tempesta di emozioni, paure, scelte giuste nel momento sbagliato e errori fatti con intenzioni che volevano essere protettive ma hanno ferito. Due cuori che avevano smarrito il passo l'uno dell'altro mentre tutto attorno li voleva perfetti. Ora lo stato di Dimet è stabile, dicono i bollettini. Ma se il corpo riposa, l'anima è un campo di battaglia. I medici parlano piano, le luci restano soffuse, gli orari delle visite sono rigidi come regole antiche. Khan non ha provato a rientrare. Ha rispettato il confine che le è necessario. Fuori dall'ospedale, a distanza, la sua figura rimane ferma, quasi una guardia che però non può entrare, un testimone del proprio errore che non chiede sconti ma una sola possibilità, che il tempo rimetta in ordine ciò che le parole hanno scomposto. Nessuno dei due ha rilasciato altre dichiarazioni ufficiali. Non servono. Il mondo ha visto abbastanza per comprendere la sostanza del loro dolore. C'è chi sussurra che gli amici più stretti stiano provando a mediare, chi dice che ogni tentativo verrà fatto solo quando Dimet sarà pronta a sopportare il peso di un confronto. C'è chi spera in una stretta di mano che apra la strada al perdono, e chi teme che, dopo tutto questo, l'unica salvezza sia la distanza. Perché a volte l'amore chiede di restare, ma altre chiede di lasciare andare. E allora eccoci alla domanda che brucia sotto ogni commento. Una confessione così nuda può davvero curare ciò che si è rotto? Può la verità, arrivata tardi, ricucire le fibre di una fiducia che è stata sfilacciata giorno dopo giorno? Dimet troverà lo spazio per perdonare? E Khan sarà capace di lottare senza invadere, di esserci senza pretendere, dimostrare che il coraggio non è urlare più forte, ma restare quando le sirene sono già spente e i corridoi fanno eco? Quello che sappiamo oggi è questo. La loro storia, qualunque forma prenda da domani, ha già insegnato qualcosa. Che la forza non è negare la fragilità, ma farle posto. Che la cura non è un gesto eroico una tantum, ma un'abitudine quotidiana, fatta di presenze puntuali e silenzi gentili. Che un "ho sbagliato" pronunciato col petto aperto vale più di 1000 promesse decorate. E che, in fondo, dietro le immagini patinate e i titoli a chiappaclic, ci sono due persone che tentano di non perdersi.
Forse saranno proprio i minuti invisibili, quelli che nessuno filma, a dire l'ultima parola. Le sedie nell'atrio quando cala la notte, il ronzio discreto delle macchine, un medico che accenna un sorriso più sereno, un'alba che si affaccia senza rumore. Forse sarà un messaggio breve, forse un incontro in una stanza con la porta socchiusa. Forse no. Forse sarà un addio misurato, protetto dall'educazione con cui si salutano le storie vere quando non hanno più un luogo in cui crescere. Eppure, qualunque cosa accada, resta quell'immagine, Dimet che ascolta e piange in silenzio, Khan che finalmente dice ciò che avrebbe dovuto dire prima. Resta il desiderio, non di una favola, ma di una verità che non ferisca più. Resta la speranza che due carriere luminose non debbano barattare la loro luce con la solitudine. Resta l'idea che l'amore, quando impara, possa cambiare forma senza perdere sostanza. Lo so, state già scrivendo. Lo vedo. Le domande che scivolano tra un ricordo e un sogno. Pensate che ci sia ancora una possibilità? Credete che una carezza possa ritrovare la strada verso una mano che l'ha aspettata troppo? Che una voce possa imparare la dolcezza dopo aver conosciuto il peso del silenzio? Ditemelo nei commenti. Raccontateci cosa vedete voi in quella stanza illuminata a metà, in quel corridoio pieno di passi trattenuti. Perché le storie le scriviamo insieme, ogni volta, col coraggio di dire ciò che fa male e la delicatezza di lasciar parlare il cuore. Se questo racconto vi ha toccato, lasciate un like, iscrivetevi e sostenete Celebrita dalla Turchia con il tasto Unisciti. Grazie per essere stati con noi. Fino al prossimo aggiornamento, prendetevi cura del vostro cuore, come vorreste che qualcuno si prendesse cura del proprio accanto al vostro.